Rinascimento ha dato al mondo la prospettiva, l'umanesimo, la Cappella Sistina, ma anche scarpe lunghe mezzo metro, colletti che impedivano di abbassare il capo e pacchi con manie di protagonismo. L'imperativo era farsi notare, mostrare rango, potere, ricchezza, a costo di non riuscire a muoversi, di cadere per strada, di rovinarsi la schiena. In questo video facciamo un giro tra le mode più assurde dell'epoca, quelle vietate dalla legge, condannate dalla Chiesa, ma seguite da tutti. Nel Rinascimento non ti vestivi, ti dichiaravi. Colore, tessuto, altezza della scarpa erano biglietti da visita e barriere d'ingresso, perché la moda serviva a separare noi ricchi di qua e voi poracci di là. Ma quando l'ostentazione scappa di mano e si trasforma in carnevale permanente, arrivano loro, le leggi suntuarie. In pratica lo Stato ti dice quanto puoi brillare. Niente velluto se non sei di rango, oro solo per certi matrimoni, pellicce, dipende da chi sei, non da quanto paghi. In molte città-stato italiane, come Firenze, Venezia, Padova, tra il XV e il XVI secolo nascono restrizioni su seta e velluto, divieto per le classi inferiori di indossare certi colori, come oro o argento, limite sul numero di gioielli o perle possedute, talvolta anche sul valore dei mantelli e degli ornamenti. Erano leggi che servivano a mantenere l'ordine sociale e morale, impedire l'eccessiva ostentazione della ricchezza, definivano chi poteva indossare cosa, garantendo che l'abbigliamento riflettesse la posizione sociale e impedisse la mobilità sociale attraverso il lusso. Il messaggio era chiaro: i ceti inferiori non dovevano eguagliare l'abbigliamento dei nobili. Ma come vedrete, le norme si rivelarono del tutto inefficaci. Prima delle scarpe col tacco c'erano le poulaine, le scarpe che sembravano lancette da Meridiana, uno stile così estremo che camminarci era un'impresa e togliersele una liberazione. Poulaine vuol dire alla polacca, infatti ebbero origine in Polonia e arrivarono in Europa nel XIV secolo, impazzando nel 400, soprattutto tra gli aristocratici. Sono figlie del tardo medioevo, ma non si sono arrese subito. Le poulaine hanno calcato le strade europee fino ai primi decenni del Rinascimento. La regola era semplice: più eri nobile, più la punta era lunga. Alcuni modelli arrivavano a 50 cm e il problema era non farle afflosciare, quindi venivano imbottite con muschio, crine di cavallo, stoppa. Le indossano sia le donne che gli uomini, ma a spingere sull'acceleratore dell'assurdo sono soprattutto gli uomini. Più la punta è lunga, più si nota, e più si nota meglio è. Un simbolo di virilità? Un riferimento fallico? Forse. Sicuramente un'ostentazione del proprio status, perché una scarpa così scomoda era la prova definitiva che non dovevi lavorare. Potevi inciampare, rallentare, zoppicare, ma stavi dicendo: io posso permettermi di camminare con questo obbrobrio perché non ho bisogno di correre dietro a niente. L'assurdo tocca l'apice quando questa moda invade persino l'armatura. Sì, gli armorari tardogotici furono costretti ad adattare le scarpe delle armature allo stile poulaine. Il risultato sono cavalieri con scarpe d'acciaio lunghissime che procuravano uno svantaggio nei movimenti. Si racconta che nel 1396, durante la battaglia di Nicopoli, i crociati francesi, sconfitti dai turchi ottomani, dovettero mozzare le punte delle loro poulaine per riuscire a fuggire. Le autorità cercarono di fermare questa moda. Per la Chiesa erano simboli di superbia e lussuria, un vero peccato ai piedi. Per le istituzioni erano un problema pratico, erano troppo ingombranti nei palazzi affollati, nelle chiese, a corte, e ridicolmente teatrali in contesti ufficiali. Insomma, erano indecorose. Anche i medici dell'epoca dissero la loro. Le punte esagerate rischiavano di deformare i piedi, alterare la postura, fare inciampare chi li portava. E poi c'è il timore più grande, che anche i non nobili inizino a imitarli. Come ogni legge suntuaria, anche questa serve a mantenere la gerarchia ben visibile. Se tutti si vestono da nobili, come si distingue chi comanda? Nel 1463 in Inghilterra arriva il divieto: massimo 2 pollici di punta per chi non è lord. Ma come tutte le leggi suntuarie era bella in teoria, in pratica la gente se ne fregava, pagava la multa e continuava a sfilare, oppure tagliava 1 centimetro dalla punta e poi ci cuciva sopra una decorazione più lunga, perché la moda vince sempre, soprattutto quando è completamente inutile. In principio c'erano le pianelle,
Poi arrivarono le ciopine, alte, esagerate, instabili, però incredibilmente richieste. Le pianelle erano scarpe comode e rialzate, diffuse nel Medioevo e nel primo Rinascimento. Servivano a tenere i piedi lontani dal fango, soprattutto nelle città dove le strade erano letame liquido e polvere compatta. Le usavano le popolane, ma anche donne benestanti. Semplicemente avevano capito che con le strade che c'erano all'epoca avere un po' di legno sotto il piede era meglio. Ma poi arrivano le ciopine e lì il gioco cambia. Parliamo sempre di zoccoli rialzati, ma con sole alte anche 50 cm. Insomma, una pianella con manie di grandezza. Le più alte e vistose erano quelle veneziane, chiamate anche calcagnetti, usate sì per difendersi dal livello dell'acqua nei calli fangosi, ma soprattutto per mostrarsi. Erano di legno rivestite in seta o velluto, talvolta con borchie o ricami d'oro. Il messaggio era chiaro: più sei in alto, più sei importante. Le aristocratiche ne sfoggiavano di altissime, sorrette da servitori per non franare dopo 3 passi. Le popolane e persino le prostitute indossavano versioni più basse o più vistose a seconda del target. La camminata divenne lenta, teatrale, regale, ed era anche un modo perfetto per mostrare centimetro dopo centimetro il vestito, che ora doveva scendere più lungo, quindi ci voleva più tessuto, più soldi. Era una sfilata a rallentatore per dire: io posso permettermi tutto questo. Persino Carlo V, in visita a Venezia, avrebbe notato la parata di donne che barcollavano. Le ciopine procuravano cadute frequenti, soprattutto su ponti, gradini, pavimenti sconnessi. Portarle significava avere difficoltà a salire in carrozza e a camminare per strada. Scritti di medici del Cinquecento avvertivano sui pericoli di aborto spontaneo, deformazioni della postura, soprattutto per le donne incinte o anziane. Naturalmente la città provò a intervenire. Nel 1430 il Maggior Consiglio di Venezia limitò l'altezza a 8 cm, ma le donne se ne infischiarono. Mantennero le ciopine alte, allungando però le gonne per nasconderle. A molti mariti veneziani andavano benissimo così. Non per motivi estetici, ma strategici. Se mia moglie non riesce a uscire da sola, allora non va in giro a tradirmi. Persino il clero era diviso. C'era chi le condannava come simbolo di vanità e lussuria e altri religiosi che invece le apprezzavano perché limitavano i movimenti. Secondo loro questo scoraggiava comportamenti peccaminosi come danzare o socializzare troppo. Le ciopine divennero perfetti strumenti di controllo sociale, intralcianti ma eleganti, impraticabili ma desiderabili, limitanti ma virtuose. Nel Rinascimento il collo non è solo una parte del corpo, ma la prima dichiarazione di potere. È qui che entra in scena la gorgiera, un colletto rigido, pieghettato, monumentale, che fa sembrare qualsiasi camicia normale un pigiama da contadino. Compare in Italia intorno al 1530, sotto l'influenza spagnola e imperiale, quando l'abbigliamento diventa sempre più accollato. La gorgiera non nasce solo dalla vanità, ma ci sono motivi ben più terreni. Prima di tutto il clima. Tra 5 e 600 l'Europa stava entrando nella fase più rigida della cosiddetta piccola era glaciale e coprire il collo diventa anche una questione di salute. Poi c'è l'aria che cambia, ma non quella meteorologica. Parliamo del clima morale e religioso della Controriforma. Il corpo si deve nascondere, il decoro si deve esibire e quella gorgiera rigida, candida, ordinata diventa un simbolo di disciplina. C'era anche la diceria molto diffusa che le gorgiere fossero diventate popolari a causa della sifilide. Le pustole e i segni sul collo dovevano essere coperti. E cosa c'è di meglio di una ruota alta 20 cm fatta di pizzo per mascherare la malattia e salvare le apparenze? All'inizio la gorgiera era una piega modesta, scherzosamente chiamata lattuga, ed era tutt'uno con la camicia bianca, che era pure dotata di polsini arricciati. Poi le gorgiere divennero sempre più grandi, fino a diventare vere ruote di tela sostenute da armature sottostanti, stecche e fili di ferro per mantenerla perfettamente estesa. Per costruirne una si giunse a impiegare persino 17 metri di stoffa lineare che veniva poi arricciata, usata sia da uomini che donne, nobili, ambasciatori, dame di corte, ma ovviamente le versioni più estreme, con merletti elaborati, erano privilegio di chi poteva permettersi stoffe pregiate e tempo per curare il dettaglio. Perché divenne sempre più alta? Ma per affermare la propria posizione sociale. Se la gorgiera è alta, immacolata, rigida, stai dicendo
dicendo: io non devo chinarmi, io non devo lavorare, non devo sporcarmi. Ma come per le Poulain, le autorità cominciarono a stare in pensiero. Una gorgiera enorme è ingombrante nelle chiese e nei palazzi, diventa un problema pratico, un rischio per la postura, un oggetto di vanità esagerata. Moralisti e religiosi la criticano: troppa ostentazione, arroganza, decadenza, perché la gente che prega non dovrebbe mostrarsi come al teatro. E poi c'era quella moda che sembra nata sui campi di battaglia e finita a corte: i tagli decorativi, anche detti slashing. L'abito esterno veniva inciso per far uscire il tessuto sottostante, spesso più colorato, più morbido, più costoso. La leggenda vuole che tutto nasca da una battaglia, la battaglia di Grandson, in Svizzera, dove i lanzichenecchi, dei soldati mercenari tedeschi, dopo aver sbaraiato l'esercito borgognone, si trovarono con le uniformi ridotte a brandelli. Allora presero abiti e stoffe saccheggiate al nemico e le infilarono sotto i vestiti strappati, lasciando che dai tagli si intravedessero le stoffe lussuose e i colori sgargianti. Era un modo per ostentare le loro abilità in battaglia e la loro ricchezza. La cosa divertente è che questa moda, nata più per necessità e un po' di arroganza, piace. E piace così tanto che si diffonde, e non solo sui campi di battaglia, ma anche nelle corti più eleganti d'Europa. I nobili, che non avevano certo i vestiti strappati, iniziano a commissionare abiti con questi tagli decorativi. L'aristocrazia inizia a foderare i propri abiti con tessuti pregiatissimi, sete, broccati, velluti dai colori sgargianti. Lo slashing diventa così un doppio lusso. Uno, dimostri che il tuo abito esterno è così costoso da permetterti di sprecarlo con dei tagli. Due, mostri che sotto hai un tessuto ancora più prezioso. Era come dire: ho così tanti soldi che il mio abito è fatto a strati e voglio che tu li veda tutti. I sarti non si limitano a fare tagli casuali, ma creano fessure ordinate, a volte a forma di foglia, a zigzag o a griglia, per far fuoriuscire il tessuto sottostante in modo elegante e controllato. Le autorità ovviamente non gradiscono, i moralisti li considerano buchi nel buon costume, i dottori temono che il freddo passi dalle aperture, i funzionari pubblici si lamentano: in chiesa o in senato sembri vestito da giullare. Nel Rinascimento, se eri una dama di rango, non ti bastava avere stoffa, dovevi anche farla stare in piedi da sola. Ecco a cosa serviva il verdugado: una sottogonna rigida, irrobustita con cerchi di legno, osso o metallo, che dava forma gonfia e geometrica alla gonna. Il messaggio era: non mi si avvicini, grazie, ho la mia orbita personale. Il nome verdugado viene da verdugo, verga, bastoncino, e non è un caso, era una vera impalcatura da indossare. Secondo la leggenda, a inaugurare questo stile fu Giovanna di Portogallo, regina di Castiglia, nel 1460. Pare che per nascondere una gravidanza extraconiugale abbia fatto ingrandire la gonna con una struttura rigida, lanciando inconsapevolmente la moda destinata a dominare le corti europee per secoli. Nato in Spagna, il verdugado si diffonde tra le nobildonne del Cinquecento come simbolo di pudore, disciplina e superiorità sociale, ma sotto sotto serviva a tenere a distanza fisicamente e simbolicamente. Era come un muro elegante tra il corpo femminile e il mondo esterno. Ma quando una moda si gonfia troppo, arriva il righello dello Stato. Già nel Cinquecento le leggi suntuarie iniziano a mettere becco sul verdugado. Le autorità lo trovano pericoloso sotto ogni punto di vista, un simbolo di vanità, lussuria e superbia. I moralisti erano contrari alle gonne rigide che creavano una silhouette innaturale, alterando la figura femminile in modo menzognero, ingannevole. Negli spazi pubblici e cerimoniali i verdugado erano scomodi, ingombranti, indecorosi. Alcuni medici sospettavano che la pressione del verdugado potesse causare problemi alla postura, agli organi interni e anche alla fertilità. Dal punto di vista sociale il timore era sempre lo stesso, e se anche le popolane iniziassero a vestirsi così, il verdugado diventava una minaccia alla gerarchia. Se tutte camminano come duchesse, chi distingue più le vere nobildonne? E ovviamente, come ogni moda che si rispetti, col tempo degenera. Nel XVII secolo il verdugado si trasforma nel suo fratello maggiore e ancora più invasivo, il guardainfante. Ora i cerchi si allargano ai lati, la gonna diventa un tavolo da buffet, le dame passano di taglio tra le porte, eppure è uno status symbol, perché più la tua gonna è scomoda, più è chiaro che non hai bisogno di fare niente. Il messaggio è sempre quello: io non lavoro, io non corro, io esisto in uno spazio che voi non potete toccare.
Se il Rinascimento avesse avuto uno slogan per la moda maschile sarebbe stato "Esagera dove conta". Dal 400 in poi la zona strategica riceve più attenzioni sartoriali di una giacca da cerimonia. Nasce così la braghetta imbottita, una protuberanza tessile che sembrava gridare "Ehi, sono qui, guardami". All'inizio era solo una necessità pratica, con l'arrivo delle calze divise serviva qualcosa per coprire la zona tra le gambe. Poi però il Rinascimento ci mette del suo. Se puoi coprirlo, puoi imbottirlo. E allora ci si infilava di tutto: ovatta, stoffa, lana. La braghetta diventava sempre più grande, sempre più gonfia, perché più sembrava piena, più si pensava che lo fosse davvero. Un altro modo di dichiarare con orgoglio: non lavoro nei campi, ma guarda che frutti. La indossavano tutti, dai mercanti ai nobili, ma il vero testimonial fu Enrico VIII, che ci ha lasciato ritratti in cui la sua braghetta ha più spazio del trono. Nell'iconografia dell'epoca era simbolo di potere, virilità, fertilità. Quando pensi che l'abito sia già troppo, arriva l'accessorio e ti ricorda che puoi usare ancora. Prendiamo lo zibellino, una pelliccia di martora o zibellino portata al collo o alla cintura, spesso con testa, zampe, occhi di metallo o pietre, diventata popolarissima in Italia fra fine XV e XVI secolo, non solo come cappotto portatile, ma come gioiello vivente da esibire. Eleonora de Toledo, ad esempio, ne possedeva diversi. E che dire dei copricapi e gioielli? C'erano le ferroniere, fasce frontali ornate spesso con gioielli centrali pendenti che passano sopra la fronte, un accessorio sottile ma potentissimo per attrarre lo sguardo. E poi diademi, spille, pendenti, metalli preziosi e pietre spiccavano su velluti e sete. Ogni accessorio in più diventa segnale di ricchezza. Nel Rinascimento la moda era gerarchia e spettacolo, ma oggi possiamo dire che non sia più così? Sì, abbiamo più libertà nella scelta dell'abbigliamento, ma spesso indossiamo ancora capi scomodi come cravatte, tacchi, per dare un messaggio o perché l'ambito lavorativo richiede che rappresentiamo l'azienda, dando un'immagine che ispiri fiducia, eleganza, ma anche un certo status. A volte acquistiamo capi con griffe facilmente riconoscibili per dichiarare chi siamo, quanto valiamo, per essere sicuri di essere approvati. Prima il desiderio di essere visti veniva soddisfatto da una gorgiera o una braghetta imbottita. Ora possiamo farlo mostrando noi e i nostri outfit su Instagram, ma il messaggio è lo stesso: guardami perché io valgo. Anche se nel tempo cambiano i tessuti, i colori e i codici, la moda continua a essere quello che è sempre stata. Un linguaggio silenzioso che però urla fortissimo. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui e soprattutto ringrazio gli abbonati che mi supportano. Grazie a voi che avete deciso di donare qualche euro per supportare il canale. Vi ricordo che se vi piacciono le magliette particolari con le stampe, come questa qui, le trovate su Pumpling e usando il mio codice sconto VVEveryday avrete le calze gratis. Un paio. Non tutte le calze che volete, però meglio di niente, e poi serve sempre per supportare il canale perché comunque io prendo una percentuale. È inutile che ve lo dica, mettete un mi piace, un hype se potete per far schizzare sulla classifica degli hype questo video. Avete tempo 7 giorni per mettere gli hype ai video che sono usciti. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao!